Immaginiamoci una storia alternativa, un'ucronia dove negli anni 60 una scienziata ha trovato il modo di copiare tutti i piccolissimi collegamenti neurali del cervello, organo paragonabile a un potentissimo computer. Immaginiamoci che questa scoperta si sia tradotta in un nuovo campo di studi che ha rivoluzionato la tecnologia per come la conosciamo, tra droni, robot e macchine straordinarie, ma anche, ovviamente, un sacco di tecnologia militare. Immaginiamoci infine che negli anni 70 qualcuno abbia sparato al presidente Ford per aver voluto perdonare l'ex presidente Nixon per lo scandalo del Watergate, in un contesto storico in cui gli Stati Uniti erano in fermento tra la guerra del Vietnam e i movimenti per i diritti civili. Questo mix di eventi esplosivo non ha fatto altro che provocare un'escalation di violenza che ha portato infine a una vera e propria nuova guerra civile negli Stati Uniti, dove l'uso delle nuove tecnologie, dette neuronics, ha avuto l'unico effetto di smembrare la nazione per come la conosciamo, favorendo l'ascesa di nuovi piccoli stati, come Pacifica, nata dalle ceneri della California, ma soprattutto delle grandi corporazioni come la Centr, che, controllando il mercato e la tecnologia dietro i neuronics, è diventata il vero burattinaio dietro questi piccoli stati. E qual è il modo più facile per una corporazione di controllare un intero popolo senza fare uso della forza? La risposta furono i caschi per collegarsi all'interno della realtà virtuale, i Neurocaster, con i quali chiunque poteva entrare in mondi virtuali all'interno di una complessa rete internet. Peccato che dopo un update del 1996 l'uso di questi caschi provochi una vera e propria dipendenza, spingendo le persone a passare talmente tanto tempo all'interno dei mondi virtuali, chiamati Neuroscape, da dimenticarsi di nutrirsi e spegnersi lentamente sulla propria poltrona o divano mentre si è ancora connessi, lasciando che la propria coscienza, o alcuni direbbero la propria anima, resti intrappolata all'interno del Neuroscape, un falso paradiso artificiale in mano a una corporazione. E così, nell'anno 1997, ma non quello che molti di noi ricordano, mentre il mondo esterno va a rotoli e si inaridisce, sempre più persone rimangono bloccate all'interno di questi mondi finti, all'interno dello stato elettrico. Eppure c'è chi cerca di risollevarsi da questa situazione, chi lotta ancora per uno scopo, chi in effetti ha ancora dei sogni ed è disposto a viaggiare in questa realtà devastata pur di realizzarli, dei viaggiatori. Bentornati nel forum. Dopo averci regalato titoli come Tales from the Loop, diventata anche una serie su Prime Video, e Things from the Flood, che era un po' il suo diretto sequel, l'artista svedese visionario Simon Stalehag ha deciso di replicare regalandoci il libro illustrato di The Electric State, dalla quale la nostra amica Free League ha deciso di trarre il gioco di ruolo di cui vi parleremo oggi. Mentre lo scorso marzo, se non sbaglio, Netflix ci ha proposto il film, diciamo, liberamente tratto da questo libro, sul quale io e Francesco ci siamo già espressi un pochino in live. E se le avete viste saprete anche che ci ha lasciati un pochino delusi, ma ne riparliamo meglio in fondo al video. Pertanto partiamo subito con la recensione di The Electric State, gioco di ruolo distribuito dalla Free League. Ed eccoci finalmente a parlare di questo titolo. L'ambientazione ce la siamo tolta nell'intro, quindi permettetemi giusto un paio di osservazioni. The Electric State affronta argomenti quali la dipendenza da social network, il conseguente potere che ne deriva in mano alle grandi corporazioni a sfavore del potere statale, l'uso distruttivo delle tecnologie che dovrebbero migliorare la nostra vita e che invece sono impiegate per la guerra, l'emergere di potenti intelligenze artificiali che sembrano trasformarsi in nuove divinità pagane in grado di schiavizzare gli esseri umani, lo stesso tema dell'uomo che diventa schiavo della macchina, affrontato per esempio in Matrix, e soprattutto il modo in cui noi decidiamo di comportarci quando il mondo intorno a noi sembra crollare, specialmente se abbiamo ancora dei sogni da realizzare. Il mondo di gioco affronta tutto questo in una chiave, potremmo dire, retrofuturistica, oserei dire un po' cyberpunk vecchia scuola, cosa che personalmente ho molto apprezzato. In più lo stile artistico di Simon Stalehag conferisce al tutto una nota sempre un po' malinconica da un lato ma anche un po' horror dall'altro. Vediamo quindi insieme la creazione del personaggio, il regolamento, la creazione di un'avventura di The Electric State e come sempre lasciamo in fondo al video tutte le considerazioni.
Come ogni gioco della Free League basato sul regolamento dello Year Zero Engine che si rispetti, possiamo scegliere un archetipo per il nostro personaggio. Potremmo essere un artista, magari un criminale in fuga dalle forze dell'ordine, un devoto di un nuovo bizzarro culto religioso o un dottore che cerca di fare ancora la cosa giusta. Magari anche un pilota di drone la cui coscienza è rimasta bloccata all'interno del proprio robot e ora deve ritrovare il suo corpo. Ma perché no anche un ragazzino scappato di casa o uno stesso veterano della guerra? Ce ne sono anche molti altri, ma ho preferito nominarvi questi, quindi vediamo insieme la scheda. Questa che vedete è la scheda, nome del personaggio, la nostra canzone preferita degli anni 90, tra l'altro nel manuale c'è una lista di titoli che possiamo scegliere, oppure potete sceglierne una di vostra iniziativa se vi piacciono, una descrizione rapida del vostro personaggio e l'archetipo che avete scelto. Ora dovremo sostanzialmente tirare i dadi per distribuire i punteggi degli attributi, che in questo caso vedete sono soltanto 4, forza, agilità, wits, potremmo dire volontà e empatia. Non ci sono abilità, infatti tireremo soltanto tutto con gli attributi, lo vediamo più avanti nel sistema. Stabiliamo quindi i punteggi di salute e speranza, che in qualche modo sono la nostra riserva appunto di salute fisica e di forza psicologica durante il gioco. Sotto qui potete vedere i punteggi di bliss e il bliss permanente. Ve la spiego più avanti nella sezione dedicata ai neurocaster, sono comunque una sorta di sostanza che ci dà dipendenza dall'uso del neurocaster. Qui possiamo annotare i vari talenti del personaggio e, molto importante, qual è il suo sogno, il motivo per cui sta appunto viaggiando e qual è il suo difetto. Lo spazio per i vari strumenti che si porta dietro, i soldi che ha a disposizione che tiriamo inizialmente in base all'archetipo e uno spazio per le ferite o i traumi psicologici. Ora, in questa scheda potete vedere quello che è l'obiettivo del viaggio e la minaccia che gli sta praticamente inseguendo. I punteggi di tensione invece sono la mappa relazionale tra i personaggi. La tensione è particolare e ha una funzione specifica meccanica che vi spiego più avanti, ma sostanzialmente sono dei sentimenti forti che noi possiamo avere nei confronti degli altri viaggiatori. Potrebbe essere stima, ma potrebbe essere anche antipatia, odio. Per dire, il mio personaggio in live, Kelly, riteneva il personaggio di Francesco Ethan inaffidabile. Quella sua, diciamo, poca stima che aveva di lui era la tensione che aveva nei suoi confronti. Ed è carina perché la tensione può essere anche asimmetrica. Per esempio, magari noi abbiamo in simpatia un personaggio, ma lui non ce l'ha verso di noi, anzi, magari ci considera pure un peso. Qualche nota tecnica che vi posso dare è che se il totale del punteggio degli attributi che abbiamo ottenuto è inferiore a 15, possiamo prenderci un talento in più, che è una cosa abbastanza carina. Difetti, sogni e tutto li possiamo tirare casualmente oppure, più incoerentemente come penso io, sceglierli noi. Possiamo sempre tirare casualmente anche il tipo di neurocaster che abbiamo a disposizione. Molto importante, tra l'altro, in fase di creazione del personaggio, che ovviamente avviene in maniera corale, determinare il tipo di veicolo su cui stiamo viaggiando e qual è l'oggetto che condividiamo fra tutti. Anche l'oggetto casuale, volendo, lo possiamo tirare da una scheda appunto del manuale. Parlo sia di quello personale sia di quello che possiamo condividere con tutti gli altri giocatori. Tra l'altro anche il nostro veicolo avrà una sua scheda, potrebbero avercelo anche i nemici, che vi viene segnato nella sezione delle minacce che potete affrontare, se ce l'hanno e quali sono le sue caratteristiche, ma come vedete nella scheda potete segnare eventualmente il tipo di veicolo che è, c'è la lista sul manuale, il modello, perché no, quanti passeggeri può portare, il carburante che ha a sua disposizione e una descrizione sommaria. Ha 4 attributi importanti che sono la sua manovrabilità, la sua velocità, hull, traducibile in scafo, comunque diciamo la compattezza della carrozzeria, la sua salute in pratica, e l'armatura, ovvero quanti danni vi può proteggere nel caso ne subiate al suo interno, i tratti del veicolo, che in qualche modo fanno da talenti del veicolo, possiamo dire così, e gli strumenti di cui è dotato. Detto questo, quindi torniamo a noi e vediamo insieme il sistema. The Electric State gioco di ruolo sfrutta una versione molto semplificata dello Year Zero Engine. Come avete visto un attimo fa, non abbiamo le abilità ma soltanto gli attributi su cui eventualmente tirare.
Avremo a disposizione due tipi di dadi quando dobbiamo sostenere una prova, quelli degli attributi e quelli degli oggetti. Molto semplicemente, quando dobbiamo effettuare una prova, classico year zero, dobbiamo semplicemente sommare un numero di D6 pari al punteggio dell'attributo richiesto più quelli eventuali di un oggetto che stiamo utilizzando, aggiungendo dadi bonus nel caso stiamo utilizzando per esempio un nostro talento. Ogni 6 ottenuto sarà un successo e avremo comunque la possibilità, come in tutti i giochi year zero, di forzare il tiro nel caso il risultato non ci sia piaciuto, ritirando quei dadi che non ci hanno dato un 6 o un 1. Però attenzione, perché ogni 1 ottenuto con i dadi dell'attributo ci farà perdere punti speranza, mentre gli 1 ottenuti con i dadi degli strumenti che stiamo usando faranno perdere allo strumento stesso il suo bonus, e quando questo arriva a 0 l'oggetto è praticamente rotto, si sarà rotto in qualche modo e andrà riparato. Una meccanica abbastanza simile ad una che avevamo trovato anche in Forbidden Lands, per esempio. Intorno a questa meccanica si snodano tutte le varie dinamiche del gioco, per esempio nel combattimento, che sarà una serie di tiri contrapposti in cui entreranno in gioco i vari bonus delle armi, delle nostre armature o di eventuali coperture, eccetera. Oppure l'inseguimento con i veicoli, come avete visto prima c'è la velocità del veicolo, l'armatura stessa del veicolo o gli oggetti che può utilizzare. Tra l'altro molto carino, magari lo avete visto anche in live, il fatto che durante l'inseguimento con i veicoli potrebbero capitare degli incidenti abbastanza gravi, come per esempio addirittura la vostra auto che per una manovra sbagliata si capotta con voi dentro. Quello che ci è successo in 2 inseguimenti su 3. Esatto. E anche per utilizzare eventualmente i nostri Neurocaster per entrare all'interno dei Neuroscape, che potrebbero essere di diverso tipo, per esempio uno scenario come vediamo nel film di un bel lago tra le montagne, o anche magari, che ne so, antica Roma, età della pietra, space opera o medioevo. E a tal proposito, il manuale ci spiega che dentro i Neuroscape possiamo interagire con i nostri avatar, possiamo combattere contro altri avatar o cercare di ostacolare programmi e intelligenze artificiali. I Neurocaster infatti hanno diversi punteggi bonus, ovvero grafica, processore e network, da applicare a seconda del tipo di azione che volete compiere. Peccato che il loro utilizzo implichi l'accumulo di un punteggio di cosiddetto bliss, traducibile in beatitudine più o meno, ovvero un modo per rappresentare quella dipendenza che l'utilizzo di Neurocaster ci sta dando. Ve l'avevo accennato in maniera simile anche nell'introduzione di prima. Infatti, se questo punteggio dovesse eguagliare o superare il vostro punteggio di speranza, vuol dire che il vostro personaggio ormai è totalmente perso all'interno del Neuroscape e di fatto è un prigioniero dello stato elettrico. A meno che qualcun altro da fuori non vi scolleghi manualmente togliendovi il Neurocaster dalla testa, che in realtà è una cosa abbastanza pericolosa, perché il manuale ci dice che in quel caso azzeriamo il punteggio di Bliss, ma ci becchiamo comunque un trauma mentale istantaneo. E cogliamo la palla al balzo per spiegarvi come funziona la gestione della salute e della speranza. Molto semplicemente, in realtà, quando la nostra salute fisica arriva a 0, saremo incapacitati a terra agonizzanti. Dovremo fare dei tiri salvezza contro la morte, in realtà abbastanza classico, e tirare casualmente una ferita fisica grave che abbiamo subito in quel momento. Se invece dovessimo perdere tutta la speranza, avremo un breakdown psicologico e siamo ancora in grado di muoverci, ma semplicemente siamo apatici, bloccati dalla paura e via discorrendo, non potremo fare tiri di abilità o di genere. Per recuperare la salute è abbastanza fisica, servire il riposo o magari un personaggio che ci cura con la strumentazione adeguata. Per recuperare la speranza invece ci sono diversi modi. Magari qualcuno in una situazione concitata ci dà una strigliata, ci sveglia, ci dà una motivazione per farci in qualche modo tornare lucidi sul momento. Possiamo usare magari invece il nostro oggetto personale, perché il suo utilizzo ci conforta in qualche modo. Per esempio il mio personaggio Kelly aveva un Walkman, poteva mettersi le cuffie e ascoltare una canzone che magari è quella sua preferita per recuperare un po' di speranza. Oppure potremmo giocare una scena con un personaggio verso cui abbiamo tensione per ridurre il punteggio di tensione e riguadagnare un punto speranza. Questa meccanica in particolare la commentiamo in fondo al video.
Tutto molto bello, ma ora proviamo a rispondere a una domanda. Quando giochiamo Electric State, che cosa dobbiamo fare? Cioè, in concreto, com'è giocare questo gioco? Come vi ho detto nell'introduzione, i nostri personaggi sono dei viaggiatori che hanno un sogno che vorrebbero realizzare in questo mondo disastrato e stanno viaggiando nella speranza di poterlo concretizzare. Ma il manuale stesso ci ricorda che lo scopo del gioco non è tanto la destinazione, ma il viaggio stesso, quello che impariamo su noi stessi, il modo in cui ci cambia, il modo in cui ci mette alla prova, come impariamo a rapportarci con gli altri e appunto sul mondo che ci circonda. Pertanto il gioco sarà concretamente strutturato in questo modo. Siamo già in viaggio, tutti nel nostro veicolo che abbiamo fatto conoscenza, possiamo ovviamente decidere come ci siamo conosciuti. A un certo punto, salvo qualche imprevisto durante la strada, a un certo punto incontreremo magari un blocco e quel blocco ci porterà verso una fermata predisposta dal master. Quante fermate fare durante il viaggio dipende in realtà da quanto lungo avete deciso di farlo. Il master praticamente predisporrà queste fermate che saranno i luoghi dove si svolgeranno le vostre avventure in concreto. Questa fermata sarà composta da una o più location principali a seconda di quanto è grande e di quante persone, la abitano. Potreste trovare un conflitto tra fazioni se ce ne sono, ma soprattutto avrete a che fare con una minaccia incombente che vi sta inseguendo. A volte il conflitto locale e la minaccia potrebbero essere la stessa cosa, ma questo è lasciato decidere al Game Master. Questa minaccia potrebbe essere di tipo tecnologico, come un drone growth in avvicinamento, una minaccia violenta, tipo una gang di criminali che spadroneggia nell'area, manipolativa, come uno dei nuovi strani culti adoratori delle macchine che sono nati dopo la guerra, oppure ambientale, come un uragano imminente. Similmente ad altri giochi della Free League, ogni minaccia avrà un suo countdown di eventi che porterà ad un disastro per i giocatori nel caso questi non riescano a contrastarla. Alla fine non è troppo diverso da altri giochi di ruolo dove vivete le vostre avventure principali tra un luogo principale e un altro. Arrivate in un posto nuovo, scoprite che in questo posto c'è un problema o qualcosa che vi interessa, raccogliete indizi o affrontate gli avversari e una volta risolto tutto vi rimettete in viaggio, sempre che non ci rimettiate le penne prima. Tuttavia il manuale ci dà anche modo di poter avere degli incontri proprio durante il viaggio, oltre al fatto che durante la fermata potrebbero anche attivarsi i countdown delle minacce personali di uno dei viaggiatori. Per esempio, quel tizio a cui dovevate dei soldi potrebbe essere arrivato prima di voi alla fermata accompagnato dai suoi sgherri. Alla fine di ogni sessione, se vi siete comportati in modo e maniera da aver inseguito il vostro sogno o avete interpretato il vostro difetto, potete fare dei tiri per avanzamento del personaggio, in cui potrete aumentare magari il punteggio dell'attributo o ottenere dei nuovi talenti da poter utilizzare in sessione. Raggiunta la vostra destinazione, invece, sperando abbiate completato l'obiettivo del vostro personaggio e realizzato il suo sogno, sperando anche che non abbiate tirato le cuoia, potete tirare invece dei D6 per narrare uno o più eventi che avvengono al vostro personaggio appunto alla fine del loro viaggio. Un risultato basso può voler dire un evento negativo, un risultato alto invece un evento positivo. Finisce la sessione, ognuno di voi tira i suoi dadi e racconterà di conseguenza al resto del gruppo che cosa è successo al suo viaggiatore. Anche in questo caso la Free League ha inserito direttamente nel manuale le regole per il solitario. Vediamo come funzionano. In pratica non dovremo fare un personaggio singolo, ma più di un personaggio con la sua scheda e giocheremo estraendo delle carte da gioco, molto semplicemente. Giunti ad ogni fermata dovremo designare il protagonista viaggiatore di quella fermata, mentre gli altri saranno in quel caso dei personaggi secondari. Quindi ad ogni fermata potremo avere un'evoluzione diversa a seconda di chi è il protagonista. Ora, giocando con le carte da gioco molto semplicemente noi le useremo per poter generare gli NPC di volta in volta, oppure per poter creare situazioni come sentiamo delle conversazioni, si attivano i countdown della minaccia, quella della fermata o quella generale dei personaggi. Molto interessante il fatto che però nel caso ci troviamo di fronte ad una situazione incerta, potremo estrarre una carta da gioco che a seconda del colore e del punteggio ci dirà se quella cosa per il viaggiatore è andata bene o male.
E in questo modo, tra l'altro, dato che dobbiamo disegnare il protagonista della fermata, nel caso estraessimo una carta con una figura, re, fante o regina, potremmo attivare l'evento di un altro viaggiatore, quindi magari un countdown della sua minaccia personale, come se stesse succedendo qualcosa a un personaggio secondario mentre il protagonista ne sta facendo un'altra. Personalmente questa versione in solitario non è che l'abbia apprezzata molto, ma la commento anche questa tra un attimo nelle considerazioni. The Electric State si pone degli obiettivi di farci vivere in un gioco delle tematiche molto complesse ma anche molto contemporanee in un certo senso. Tuttavia, nonostante non ne sia uscito un gioco brutto da giocare, questo ci tengo a dirlo subito, o con chissà quale regola strana che lo rende ingiocabile, personalmente è un titolo che ci ha deluso sotto diversi aspetti. Partendo da quello più semplice del prodotto editoriale, per quanto riguarda layout ed impaginazione, diciamo che non ci ha molto entusiasmato. La Free League ci ha abituato da questo punto di vista a degli standard qualitativi decisamente più alti. Senza contare che se parliamo di approfondimenti, suggerimenti per il Game Master o consigli su come gestire eventuali situazioni nelle fermate o conflitti tra viaggiatori, se non addirittura giocatori, è molto, per non dire troppo sintetico per il tipo di prodotto che vuole essere, quasi come se si fossero limitati a fare il minimo necessario per renderlo pubblicabile e poterlo aggiungere al catalogo. Cosa che è una mia supposizione, per carità, ma se fosse vera sarebbe un po' grave in realtà, perché sarebbe un po' un modo per dire che loro stessi ci hanno creduto poco e lo hanno voluto aggiungere al catalogo sperando di sfruttare l'onda di successo che speravano il film avrebbe avuto, cosa che in realtà non è successa, anzi, perché inutile dirlo, la Free League lo sapeva da molto prima di noi che il film sarebbe uscito. In realtà io ho una critica simile sulla mancanza di approfondimenti del manuale Free League, l'avevo già vista fare da altri recensori stranieri, magari anche riguardo Vezen, in cui si lamentavano che dava poche spiegazioni su come gestire il mistero o determinati aspetti che non ci vengono detti magari sulla natura dei Vezen. Io quella critica in realtà non mi trovavo molto d'accordo, perché secondo me nel caso specifico di Vezen alcune cose era bene lasciarle non dette in modo da poterle risolvere da soli con il nostro party e trovare da soli la risposta. Però perché vi faccio questo discorso? È per dirvi che comunque la Free League non è effettivamente nuova a questo tipo di critiche sulle mancanze di approfondimenti nei propri manuali. Riguardo il regolamento, in realtà è abbastanza semplice, anzi è una cosa che apprezziamo molto, ma a parte alcune cose già viste in altri giochi basati sullo Year Zero, ci sono alcune cose che in realtà non sono spiegate in maniera molto cristallina a nostro avviso, da qui la nostra mancanza secondo noi di approfondimenti. Per esempio, la meccanica della tensione è quella su cui ci siamo trovati un po' più a discutere tra di noi. Come vi abbiamo detto prima, serve a stabilire una mappa relazionale, può essere asimmetrica, positiva o negativa. Per esempio, tensione 1 vuol dire che proviamo magari un po' di antipatia o un'attrazione verso un personaggio. Tensione 2 vuol dire che invece è proprio rabbia o amore intenso verso qualcuno. Diciamo che più è alta più è forte quella appunto tensione tra due o più personaggi. Peccato che il manuale, per quanto riguarda gli esempi o le spiegazioni su come gestire le scene per ridurle tra personaggi, non è che scenda molto nel dettaglio, il che ci ha fatto pensare che in certi momenti una scena per calare la tensione tra personaggi potrebbe essere più semplice o più difficile a seconda dei casi. Proviamo a fare un esempio concreto. Magari un ragazzino come personaggio giovane prova stima nei confronti di uno più adulto perché magari lo vede come un mentore, quindi magari ha tensione 2 per dire sì, lui è un grande, lui mi può insegnare qualcosa, e quindi è molto positiva. In che modo una scena in cui cala la tensione tra loro due perché magari il ragazzino deve recuperare speranza può essere giustificata per recuperare speranza? Mi spiego. Se cala la tensione vuol dire che sta calando la stima nei suoi confronti, ma questo vuol dire che recupera speranza? Io credo che il manuale intendesse dire che dobbiamo semplicemente raccontare una scena in cui due personaggi si confrontano,
caliamo il punteggio e recuperiamo la speranza, perché magari il mentore ci sta dando dei consigli. Però anche qui, se da 2 vuol dire che il sentimento diventa forte e 1 diventa più debole, cosa vorrebbe dire? Perdere stima vuol dire recuperare speranza? Io da master proverei a giustificarla in una cosa del tipo, non lo so, magari il ragazzino si rende conto che il mentore che lui crede tale ha più difetti di quanto non credesse e quindi diventa più indipendente e quindi aumenta la speranza. Però vedete, sono un po' delle forzature secondo me. Il manuale da quel punto di vista avrebbe dovuto spendere qualche parola in più per darci dei suggerimenti in tal senso. La mia paura è che il giocatore la utilizzi più come una specie di pozione di cura per recuperare la speranza, dando adito in momenti magari meno opportuni a delle scene drammatiche da telenovela. Per carità, potrebbero anche piacere e sono interessanti da portare ad un gioco di ruolo, ma dovrebbe essere fatto con un certo criterio e secondo noi questo criterio non viene spiegato molto bene, ecco. Poi personalmente le regole del solitario non mi hanno molto entusiasmato, un po' perché intanto non ti spiegano come debba essere gestito, se con un journaling o semplicemente raccontandocela per conto nostro. E ho trovato un po' scomodo il dover gestire più di un personaggio, però con quello protagonista, ma mentre avvengono anche potenzialmente delle cose per i personaggi secondari, cioè quella è parte di quella scomodità che vi stavo dicendo. Il fatto stesso di averlo stabilito come una mod in cui devi gestire più di un personaggio e non uno singolo non mi ha particolarmente entusiasmato come idea di fondo. Tra l'altro mi lavo un sassolino dalla scarpa. Proprio considerando il libro originale in cui seguiamo le vicende di Michelle, di una bambina accompagnata dal suo piccolo drone alla ricerca di suo fratello, secondo me doveva essere quello il concept di gioco, quindi proprio dell'intero gioco intendo dire, perché per quanto funzioni bene da giocare con un party, in realtà secondo me funzionava molto meglio appunto con un personaggio, magari un piccolo NPC con la sua quest, intendo dire il viaggiatore, che deve compiere con una minaccia crescente, che nel caso del libro era il poliziotto che le stava dando la caccia. Questa cosa secondo me l'avrebbe reso molto più coerente con il libro originale, però sì, mi rendo conto, meno vendibile. Alla fine sapete cos'è? Penso che la Free League abbia fatto semplicemente un prodotto al minimo sforzo necessario. Hanno preso regolamento e meccaniche che già hanno collaudato, le hanno semplificate e messe all'interno di questo concept di gioco. Quindi, secondo me, in conclusione, è un gioco certamente carino da giocare, ma che io personalmente non giocherei più di una volta, più di una campagna da questo punto di vista. Poteva essere sicuramente molto meglio e molto più forte sia nella cura editoriale sia proprio nel concept di gioco che avrebbero potuto fare. Un vero peccato per un titolo basato su un libro così interessante che comunque vi invitiamo lo stesso a recuperare. E che dire del film? Praticamente ci siamo già espressi diverse volte in live, vi invitiamo a recuperarle. Che dire, poteva essere qualcosa di più carino, invece ha una trama molto liberamente tratta dal libro da cui è tratto, in cui non troviamo quella malinconia, quella nostalgia e quegli elementi horror che sarebbe stato bello vedere nel libro. Poteva essere qualcosa di più malinconico ed esistenziale, che mi rendo conto non sarebbe piaciuto a tutti. Invece ci siamo trovati un film action con battutine, un po' Marvel style, con scene d'azione appunto e dialoghi non proprio memorabili. Secondo me, visti i commenti che tanti in realtà, avevano mosso sulla serie Loop su Prime Video, hanno voluto fare qualcosa di diametralmente opposto, ma commettendo secondo me un piccolo errore. Detto questo, signori, noi ringraziamo la Free League sperando non si arrabbino per aver detto la nostra sincera opinione su questo gioco. Se comunque come concept, visto questo video, vi può interessare, vi invitiamo comunque a recuperarlo e vi invitiamo anche a seguirci su tutti i nostri social. I link sono qui sotto in descrizione, trovate la pagina Facebook, il profilo Instagram e anche il nostro gruppo Telegram nel quale potete entrare per fare 2 chiacchiere più in tempo reale con noi sul mondo dei giochi di ruolo e se volete potete seguirci anche su TikTok. Daniele dal forum Sententiam, chiudo.